Allora, faremo assieme quindi il secondo di questo calzino. Questo è una taglia 41-42 all'incirca ed è un calzino da uomo. Le misure sono di 27 centimetri e la misura si prende dalla punta sino al tallone, quindi questa zona qui del calzino, poi vedremo meglio. Per realizzare questi calzini ho utilizzato un'altra tecnica, oltre a quelle che vi ho fatto già vedere nel corso dei vari tutorial sui calzini. La costruzione è sempre la stessa, però in questo caso ho lavorato con due ferri circolari, vedete? Uno ha un cavetto molto corto, quindi questo tra ferri e cavetto misura 40 centimetri. L'ideale sarebbe averne uno della stessa lunghezza. Io purtroppo l'ho perso e quindi ho recuperato questo cavetto di 55 centimetri, cioè tutto, sia punte che cavetto, la lunghezza totale del ferro circolare è di 55 centimetri. Questi invece di 40 centimetri. La cosa indispensabile è che entrambi i cavetti abbiano le punte identiche, quindi sia come materiale che come spessore. Per il filato che sto utilizzando, che è questo, vedete ne manca la metà perché l'ho utilizzato per il primo calzino, io sto utilizzando questo della Regia sempre ed è un 4. Dovete fare attenzione a questo numeretto perché vi indica lo spessore del calzino e il colore è questo. Spero che riusciate a vederlo, eccolo qui. Comunque se riesco vi metto, se riesco, se lo trovo, se trovo lo trovo identico, vi metto il link sotto nel box informazioni. Il nostro calzino verrà avviato subito su un solo ferro, ok, con l'avvio provvisorio, quindi avremo necessità di un pezzo di filo di scarto. Io adesso lo prendo direttamente da questo gomitolo che è uno scarto e un uncinetto. Quello che voglio raccomandarvi è di utilizzare, ecco, io sto utilizzando un numero 4, quindi non utilizzare un filato troppo sottile come quello dei calzini, ma leggermente più spesso, in modo che ci facilita poi il montaggio delle maglie. Inizialmente dobbiamo formare una catenella di 32 maglie. Le 32 maglie corrisponderanno poi al numero di punti, quindi noi dobbiamo avviare 32 punti. Per non stare proprio giusti, io faccio all'incirca 34-35 catenelle, in modo che poi ne vado a raccogliere solo 32 e saranno i miei punti iniziali. Quindi facciamo la catenella di 35 maglie all'incirca. Una volta realizzata la mia catenella di 35 maglie, vado a chiuderla, quindi passo il cappio all'interno, passo il filo all'interno dell'ultimo cappiolino. Non stringo troppo perché altrimenti poi avrò difficoltà quando la devo andare a disfare. E su questo cappiolino di filo faccio un paio di nodi in modo che è riconoscibile il lato nel quale poi andrò a disfare la catenella senza avere difficoltà. Questa è la nostra catenella. Ora io l'ho già fatto vedere altre volte, ma ve lo faccio rivedere nuovamente. Questa è la nostra catenella e si presenta in questo modo. Sopra abbiamo delle V, ok? Quando giriamo ci sono questi nodini. Noi andremo a riprendere 32 nodini sul nostro ferro in modo da avere 32 punti. Io faccio in questo modo. La catenella l'ho fatta col numero 4 di uncinetto. Prendo un uncinetto numero 3, quindi molto più piccolo, e vado a raccogliere i miei punti direttamente sull'uncinetto in modo che poi li andrò a trasferire sul ferro. È un passaggio ulteriore, ma vi assicuro che è molto più semplice per gestire tutti i punti e per non sbagliare. Quindi prendo la mia catenella, lascio un paio di gobbette all'inizio perché comunque ho fatto 35 catenelle, inizio dalla terza, infilo l'uncinetto all'interno della gobbetta, mi lascio un po' di codina e prendo il primo punto, così. Quindi 1, 2, 3, 4 e così via, sino ad arrivare a 32. Ho raccolto i miei 32 punti sull'uncinetto.
Adesso prendo il mio ferro circolare e vado a trasferire questi punti sul ferro, così. Vi consiglio, quando fate la catenella e quando andate a raccogliere i punti, prendete un uncinetto semplicissimo, liscio, con un gambo possibilmente senza nulla, quindi perfettamente cilindrico, in modo che quando poi dovrete andare a raccogliere sia i punti sull'uncinetto che a trasferirli sul ferro sarà tutto molto più semplice. Quindi trasferisco tutti i miei punti su un unico ferro ed iniziamo dalla punta. Una volta portati tutti i punti sul ferro, andiamo a fare il primo giro, che sarà a rovescio. Quindi lavoriamo tutte le maglie a rovescio fino alla fine e poi inizieremo il lavoro della punta. In questo caso andremo a fare una punta a boomerang, quindi con dei ferri accorciati, e lo stesso il tallone. Ovviamente i punti che noi abbiamo avviato sono adesso la metà rispetto ai totali, perché i punti totali di tutto il calzino saranno 64. Ho lavorato il mio primo giro a rovescio. Adesso un consiglio: fate un nodino fra la codina che abbiamo lasciato e il filo che arriva dal gomitolo, in modo che il primo punto non risulti slabbrato e magari poi sia anche brutto da vedere e da gestire. Quindi io faccio un piccolo nodino in questo modo, questa codina la lascio perché può sempre essere utile, ed inizio il mio lavoro di ferri accorciati. Io adesso andrò a lavorare la punta facendo lasciando 9 maglie su un'estremità e 9 maglie su un'altra estremità. Al centro avrò 14 maglie. Queste 9 maglie verranno lavorate a ferri accorciati, dopodiché mano a mano, un giro per volta, le andremo a riprendere, il nostro lavoro si incurverà e avremo la punta del calzino. Adesso iniziamo, lavoriamo al dritto sino alla fine. Questo lo faremo adesso per la punta sempre con un solo ferro. Il secondo ferro entrerà in gioco quando andremo a disfare l'altra metà delle maglie, che sono fondamentalmente queste qui sotto. Quindi adesso lavoro 31 maglie, lavoro 32 maglie, scusate, lavoro tutte le maglie e poi andremo a mettere in sospeso la prima maglia. Quindi lavoro tutto al dritto fino alla fine. Adesso cerco di essere un po' più veloce. Terminato il mio ferro al dritto, adesso devo lavorare a rovescio. Ora inizio a sospendere le maglie, quindi entro come se dovessi lavorare a rovescio, entro all'interno della maglia, la passo, porto il filo sul davanti, lo tiro e lavoro tutte le maglie a rovescio. La prima maglia mi avrà formato un doppio cappiolino. Vedete? Questa è la prima maglia che noi abbiamo lasciato in sospeso. Arriviamo alla fine e facciamo la stessa cosa, ovviamente l'andremo a fare sul dritto. Adesso lavoro tutto a rovescio e vediamo sul dritto come si procede. Quindi ho lasciato in sospeso la prima maglia, sono arrivata fino alla fine, volto il lavoro, adesso ho da fare il dritto. Piuttosto che lavorare questa maglia devo andarla a lasciare in sospeso, quindi la prendo, la porto sull'altro ferro e non la lavoro, tiro il filo e lo porto in posizione di dritto e continuo a lavorare. Questa maglia avrà il doppio cappiolino, eccolo qui.
finisco tutto il giro al dritto. Ovviamente io la maglia che ho lasciato in sospeso non la dovrò andare a lavorare, perché io qui, per avere la forma della mia mezza punta, dovrò avere 9 maglie lavorate a ferri accorciati da una parte e 9 maglie dall'altra. Ora, per facilitarvi anche voi in questo passaggio, questa è la prima maglia e lo sappiamo, quindi voltiamo il lavoro, siamo in questa posizione, la prima maglia lasciata in sospeso resta sul ferro dove abbiamo le maglie da lavorare, voltiamo la lavorazione e questa maglia adesso la dobbiamo andare a sospendere, la prima. Quindi io mi munisco di 2 marcapunto in modo che ogni volta so dove mi devo andare a fermare. Adesso passo la mia maglia sul ferro di destra, la prima maglia, tiro e mi riporto in posizione di lavoro a rovescio, perché ora sono sul rovescio. Mi metto qui un marcapunto in modo che mi vada a delimitare le maglie che sto lavorando a ferri accorciati, per cui adesso continuo a lavorare e mi fermerò alla penultima maglia, perché l'ultima maglia è quella che deve rimanere in sospeso. Quindi vado avanti fino alla fine e ci vediamo alla penultima maglia. Ho lavorato tutto il rovescio, adesso qui ho la mia prima maglia che ho messo in sospeso, ok? Quindi non devo lavorarla. Giro nuovamente il mio lavoro, ora sono sul dritto del lavoro e devo andare a lasciare la prima maglia che ho sul ferro in sospeso. Quindi la prendo come se fosse un rovescio, quindi la prendo da basso verso l'alto, la porto sul filo, sul ferro di destra, tiro il filo e lo riporto in posizione di lavoro al dritto. Anche qui andrò a mettere un marcapunto in modo da delimitare le maglie che devono rimanere in sospeso. Quindi adesso andrò a lavorare al dritto sino al marcapunto. Sono arrivata al marcapunto. Ora questo mi indica che io queste 2 maglie che vanno oltre al marcapunto non devo lavorarle. Quindi lascio cadere il marcapunto, volto il mio lavoro, la prima maglia la passo sempre senza lavorarla, adesso sul rovescio, quindi vado sul ferro di destra, tiro il mio filo e lo porto in posizione di lavoro al rovescio, quindi rivolto verso di me. Metto nuovamente il marcapunto e continuo a lavorare tutto il mio giro al rovescio sino ad arrivare al marcapunto dell'altra estremità. Sono arrivata al marcapunto dell'altra estremità sempre sul rovescio, volto il lavoro, lascio cadere il marcapunto, passo la prima maglia sul ferro di destra per lasciarla in sospeso, riporto il filo in avanti in posizione di lavoro al dritto e metto nuovamente il marcapunto. Lavoro sino all'altra estremità fermandomi quando incontro il marcapunto. Sono arrivata al marcapunto, come ho fatto prima, lo lascio cadere, volto il lavoro, riporto questa maglia in sospeso, quindi la prima maglia assieme alle prime 3 che io ho sospeso, riporto il filo in posizione di lavoro a rovescio e metto il mio marcapunto. Ora io questo lavoro lo andrò a fare avanti e indietro sino a quando sul ferro prima dei marcapunto non avrò 9 maglie, quindi dovrò avere 9 maglie in sospeso a destra, 9 a sinistra e 14 maglie al centro. In questo modo avremo realizzato la metà della nostra punta. Poi andremo a vedere la seconda parte come recuperare tutte le maglie in sospeso. Quindi adesso andiamo avanti autonomamente fino a quando non avremo 9 maglie su un lato in sospeso e 9 maglie su questo lato in sospeso. Ok? Mi trovo in questa situazione, ho già le mie 9 maglie in sospeso, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Adesso termino il giro sino al marcapunto e qui vado a fare la mia ultima maglia, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e andrò a sospendere l'ultima maglia. Ho completato
tutti i miei ferri accorciati, quindi ho 9 maglie su un lato e 9 maglie sull'altro. Ora ovviamente giro il lavoro, mantengo i marcapunto che mi ero messa prima, perché comunque mi continueranno a servire, e ora lavoro sino al marcapunto, quindi oppela, lavoro al rovescio sino al marcapunto, e vado ad eseguire da questo punto in poi la seconda metà della mia punta, quindi vado a riportare il lavoro verso l'interno, in modo che avrò la possibilità poi di tornare a lavorare in tondo. Quindi allora, arrivati a questo punto, ho il mio marcapunto, ok? Cerco di avvicinarmi un po', lascio cadere il marcapunto, lavoro la prima maglia al rovescio che è formata da 2 cappiolini. Vedete, abbiamo questo e questo che era quello che si è formato lasciandolo in sospeso, e questo della maglia. Entro all'interno di tutti e 2 i cappiolini e lavoro la prima maglia in sospeso. Entro all'interno di tutti e 2 i cappiolini della maglia successiva, quindi adesso ne andrò a lavorare 2 alla volta, e lavoro anche la seconda. Volto il mio lavoro, lascio in sospeso l'ultima maglia che ho lavorato con i 2 cappiolini, quindi allo stesso modo la prendo da sotto, la porto sul ferro di destra e tiro il filo e metto nuovamente il mio marcapunto. Arrivo all'altra estremità e faccio la stessa cosa. Quindi adesso andrò a lavorare 2 maglie alla volta. La prima la lavoro, la seconda la lavoro e poi la seconda la rimetto nuovamente in sospeso. Sono arrivata all'altro marcapunto, quindi lo lascio cadere, lavoro la prima maglia. Questa volta io sono sul dritto, quindi ho sempre la maglia con i 2 cappiolini. Vedete, questa è una maglia e questa è un'altra maglia. Ora io cerco di entrare all'interno da sotto e prendere tutti e due questi cappiolini di filo, quindi uno del punto e uno che si è formato lasciandolo in sospeso. Quindi ne lavoro una, ne lavoro un'altra, volto il lavoro, lascio nuovamente in sospeso l'ultima maglia lavorata, la riporto sul ferro, riporto il filo in posizione di lavoro al rovescio e metto nuovamente il mio marcapunto. Arrivo all'altra estremità e vado a fare la stessa cosa. Questo lo farò fin quando io non avrò lavorato tutte le maglie che ho in sospeso, quindi le riporterò nuovamente tutte in posizione di lavoro, lavorandone sempre 2 alla volta. Quindi adesso vi faccio vedere per l'ultima volta e poi possiamo continuare autonomamente. Arrivo nuovamente al marcapunto, guardate che qui, ecco, sono arrivata nuovamente al marcapunto, lo sposto, lavoro la prima maglia che incontro, lavoro la seconda maglia, volto il lavoro, lascio nuovamente in sospeso l'ultima maglia lavorata e rimetto il marcapunto e proseguo. Ci vediamo quando abbiamo lavorato a 2 alla volta tutte le maglie lasciate in sospeso. Sono rimasta adesso con una maglia sul lato destro e una maglia sul lato sinistro, quindi questa è l'ultima maglia in sospeso che ho. Arrivo alla fine dove ho l'ultima maglia sull'altra estremità. Adesso questo passaggio lo facciamo assieme.
ho l'ultima maglia, lascio cadere il marcapunto, lavoro tutti e due i cappiolini al rovescio, giro il lavoro, passo questa maglia senza lavorarla al dritto, così, ed arrivo sull'altra estremità. Quindi adesso lavoro tutte le maglie che ho sul ferro. Lascio cadere il marcapunto, lavoro la mia maglia ed ho terminato la mia punta. Questa è la punta del mio calzino, ok? Ora che cosa devo fare? Non devo fare altro che andare a recuperare le maglie che io ho lasciato in sospeso, quindi che ho avviato qui, proprio all'inizio. Quindi giro il mio lavoro di fronte a me, cerco il cappiolino dove avevo i nodini. Questo perché? Perché adesso sarà più semplice andare a disfare la catenella e recuperare tutte le maglie. Quindi mi aiuto con un uncinetto, prendo il mio secondo ferro circolare e queste maglie le andrò a trasferire sul mio secondo ferro. Quindi cerco di allargare, ora vi faccio vedere come procedo io, cerco di allargare il cappiolino. Questo è il cappiolino finale, no, della nostra catenella. In sostanza vado solo a disfare la catenella, né di più e né di meno. Qui forse avrei dovuto tagliare, ma non è un problema. Ecco qui. Adesso inizio a disfare e qui ho i miei punti da dover riprendere, ok? Quindi questo è uno e lo vado a mettere sul ferro. Questo è un lavoro poi che va fatto con un po' di pazienza, senza far cadere le maglie, come sto facendo io adesso. Questa è la seconda maglia. Qui abbiamo la terza e così via. Man mano che andiamo a disfare la catenella, andiamo a recuperare i nostri punti. Allora vi faccio vedere più da vicino. Questa è la nostra catenella, io tiro leggermente il filo e qui trovo il mio punto, tiro e prendo e recupero il punto. E faccio così sino a recuperarli tutti, quindi a disfare tutta la catenella che avevo fatto inizialmente. Recuperati tutti i punti, io avrò metà delle maglie su un ferro circolare e metà delle maglie su un altro ferro circolare e sono pronta a lavorare il mio calzino in tondo. Il filo che arriva dal gomitolo è sull'esterno, ho un ferro circolare sull'esterno e un ferro circolare sull'interno. Ora, che cosa dobbiamo fare per lavorare con due ferri circolari? Dobbiamo utilizzare sempre le stesse punte. Questo è il principio del lavorare con due ferri circolari, ovvero
Io adesso devo andare a lavorare queste maglie, ok? Quindi tiro il mio ferro così e devo lavorare queste maglie iniziando da questa che è la prima. Le vado a lavorare con la punta che corrisponde al mio ferro davanti. Non vado a prendere la punta del ferro sul retro. Quindi infilo la punta da questa parte e vado a prendere il filo che arriva da dietro. Quindi questi sono i nostri due ferri circolari. Io devo iniziare a lavorare questa porzione di lavoro. Preparo la prima punta vicino alle maglie, prendo la punta corrispondente dello stesso ferro ed il filo però mi arriverà da dietro, quindi non faccio altro che tirare un poco e iniziare a lavorare in circolare. Il ferro che ho sull'estremità opposta, quindi sull'altra metà, non farà altro che reggermi le maglie dell'altra metà e le altre maglie verranno lavorate con questo ferro. Quindi adesso arriviamo alla fine lavorando la prima metà delle maglie, che sono queste, e vediamo come fare. Bene, ho lavorato la prima metà, quindi questo è un altro punto e questo è un altro punto. Ok, ci siamo. Io tiro il ferro adesso ed ho nuovamente metà maglie su un ferro circolare, sono quelle che ho appena lavorato. Adesso devo andare a lavorare l'altra parte, quindi ruoto il lavoro e faccio esattamente allo stesso modo. Quindi questo lo tengo sull'esterno, il ferro che accoglie la metà delle maglie appena lavorate lo tengo sull'esterno in modo che non sbaglio, ok? Prendo la punta e la porto all'inizio delle maglie da lavorare e prendo la punta corrispondente. Vedete, questo è un unico ferro circolare, quindi l'altro ferro terrà in sospeso le altre maglie. Entro all'interno, prendo il filo che mi arriva ovviamente da dietro, scusate il rumore ma non posso fare altrimenti, ed inizio a lavorare le mie maglie, l'altra metà delle maglie del mio calzino. Lavorando quest'altra metà ho fatto il primo giro del lavoro in circolare. Vedete, lavoriamo comunque in modo comodo, lavoriamo in circolare ma non abbiamo l'intralcio del Magic Loop. Oppure per chi come me fatica molto a lavorare con i microcircolari o con quelle circonferenze veramente molto piccole che io non riesco a gestire sulle mie mani, trovo questo sistema dei due ferri circolari un'ottima variante per lavorare senza difficoltà. Allora, sono arrivata adesso alla fine del primo giro, ok? Perché abbiamo lavorato prima una porzione e adesso l'altra. Quindi ora abbiamo il nostro lavoro che si presenta in questo modo. Questa è la punta ed ora dobbiamo andare a fare tutto il corpo del calzino. Ci servirà nuovamente un marcapunto che ci indicherà l'inizio del giro. Io vi consiglio di spostarlo man mano e tenerlo
diciamo a questa altezza, ok? Così sappiamo il giro dove inizia e dove finisce. Quindi questo è il lavoro che dobbiamo fare per tutto il corpo del calzino. Quello che io ho fatto qui nel mio primo calzino sono 6 maglie, 3 e 3, 6, 3 maglie da una parte e 3 maglie da un'altra, tutte a rovescio. Quindi inizio adesso a lavorare la seconda parte e farò 3 maglie al rovescio, tutto al dritto, le ultime 3 maglie al rovescio, l'inizio dell'altra metà 3 maglie al rovescio, proseguo al dritto, le ultime 3 maglie al rovescio. Ora vi faccio vedere nuovamente. Questa è la parte che io devo andare a lavorare. Tiro il ferro da dietro, la punta scivola in avanti e preparo il mio lavoro, ok? Le prime 3 maglie le devo lavorare a rovescio, quindi sempre con la punta del primo ferro, vado all'interno della prima maglia e la lavoro a rovescio. Lavoro la seconda maglia al rovescio, lavoro la terza al rovescio, proseguo al dritto e le ultime 3 maglie le andrò a lavorare al rovescio. Sono arrivata alle ultime 3 maglie e le lavoro al rovescio, 1, 2 e 3. Ora devo andare a lavorare l'altra metà e faccio allo stesso modo, quindi tiro il ferro dalla fine in modo da non confondermi con la punta dell'altro ferro, porto le maglie sulla punta e lavoro le prime 3 maglie al rovescio. Io qui ho intrecciato un po' il filo, ma ecco qua. Poi man mano che il lavoro cresce sarà tutto più comodo. Quindi lavoro le prime 3 maglie al rovescio, 1, 2 e 3, vado avanti al dritto sino a prima delle ultime 3 maglie che andranno lavorate al rovescio. Vedete, io ho sbagliato, sto lavorando con la codina. Questa è una cosa che purtroppo mi succede spesso e potrebbe capitare anche a voi. Quindi adesso disfo e ricomincio il mio lavoro un'altra volta. Posso consigliarvi, se magari inizialmente questo passaggio dei 2 ferri risulta un po' confusionario, in realtà non lo è, però posso capire che per chi si approccia la prima volta a questo tipo di lavoro può dare qualche, non difficoltà, ma può essere un po' confusionario. Se riuscite, cercate 2 cavetti di colore diverso. Le punte devono essere sempre uguali, sempre le stesse, ma il cavetto di colore diverso vi darà l'orientamento su come lavorare, ovvero siccome si lavora sempre con lo stesso ferro, quindi con le stesse punte, una parte e l'altra con l'altro ferro, sarà meno difficile sbagliare, ovvero se io qui ho il cavetto arancio, so che devo andare a lavorare con con le punte che arrivano dal cavetto arancio. Se dall'altra parte ce l'ho viola, fucsia o nero, allo stesso modo. Quindi credo che questa sia una soluzione per magari evitare di sbagliare e prendere una punta di un cavetto e una punta di un altro, anche perché se si utilizzano delle punte un po' più, dei cavetti un po' più lunghi, può succedere di sbagliare e quindi poi ritrovarsi un lavoro tutto storto e doverlo andare a rimettere a posto. Ora vi dico per quanto dovete continuare a lavorare in circolare, lavorando sempre 3 maglie al rovescio e 3 maglie al rovescio, 3 maglie al rovescio e 3 maglie al rovescio, sia all'inizio che alla fine. Sono arrivata al 50° giro,
quindi se voi vedete questi marcapunto io li metto ad ogni 10 giri di lavorazione, in modo che poi mi risulta più facile il conteggio, per cui abbiamo 10, 20, 30, 40 e 50. Mi trovo in questa situazione, quindi da una parte sempre il mio ferro con la metà delle maglie e dall'altra il ferro che ho appena terminato di lavorare. Aspettate un attimo che mi sistemo il filo. Quindi questa è la parte che io ho appena terminato di lavorare. Nella lavorazione, se dovessi continuare, andrei poi a lavorare l'altra metà. Questo invece adesso resta in sospeso perché devo iniziare a lavorare il tallone. Il tallone lo vado a lavorare allo stesso modo in cui ho lavorato la punta, stessa sequenza, stesso numero di maglie, quindi 9 da una parte e 9 dall'altra in sospeso, 14 maglie al centro. Ora vi faccio vedere come iniziare. Quindi io ho il capo del mio filo che arriva da questa parte. Prendo sempre la punta dello stesso ferro e vado a fare un giro a rovescio, completamente a rovescio. Adesso si interrompono anche le 6 maglie che abbiamo qui solo a rovescio, quindi lavoro tutte le mie maglie a rovescio e ci vediamo alla fine. Terminato il mio giro al rovescio, volto il lavoro, quindi io adesso sto lavorando solo su questa metà delle maglie dove andrà il mio tallone. La metà che voi sceglierete sarà indifferente. L'unica raccomandazione che vi faccio è di andare a contare le maglie se sono sempre 32, quindi c'è la costanza della metà da una parte e dall'altra, in modo che non sbagliate, perché può succedere magari di perdere una maglia piuttosto che lavorarne 2 assieme, oppure se si prova il calzino e si raggruppano tutte le maglie magari sbagliare la divisione. Adesso iniziamo con i nostri ferri accorciati per come abbiamo lavorato la punta, quindi andatevi a rivedere la punta. Io vi faccio vedere il primo giro per farvi capire come andarla a lavorare sulla metà. Quindi mi trovo sul dritto, prendo la maglia sul rovescio, tiro il filo e vado a lavorare le altre maglie fino alla fine. Riprendo poi al rovescio e lascio nuovamente la prima maglia, quindi lavoriamo il tallone allo stesso modo della punta. Terminato quindi il mio giro al dritto, giro nuovamente il mio lavoro, lascio in sospeso la prima maglia. Quindi prendo la maglia, tiro il filo, lo riporto in posizione di lavoro e continuo a lavorare. Quindi farò così per come ho avviato la punta, per la prima metà della punta, e poi andrò a lavorare le 2 maglie che ho messo in sospeso, lasciando in sospeso sempre una maglia. Ci vediamo quindi quando ho terminato il tallone, per vedere poi la congiunzione nuovamente in tondo. Allora, ho terminato tutto il mio tallone, eccolo qui. Sono arrivata sul rovescio all'ultima maglia messa in sospeso, quindi la vado a lavorare normalmente, torno indietro e quando abbiamo una sola maglia alla fine del giro non dobbiamo poi andarla a rimettere in sospeso, quindi si mette in sospeso l'ultima maglia lavorata fino a quando noi non ne avremo 2 sul ferro, ok? Quindi adesso vado avanti, lavoro l'ultima maglia che ho messo in sospeso, ora lo vediamo assieme, per andare a riprendere poi la lavorazione in circolare. Quindi vado avanti fino all'ultima maglia che ha i 2 cappiolini. Ora voglio solo farvi vedere una cosa prima di dare altre indicazioni precise. Quindi arrivo alla fine, sono all'ultima maglia che ha 2 cappiolini, vedete? Questa è la maglia che ha i 2 cappiolini e la vado a lavorare. Da questo momento posso riprendere
nuovamente la mia lavorazione in circolare. Ora che cosa succede? Da questa parte avremo un po' di spazio, quindi nel momento in cui andrò a chiudere in questo modo avrò delle maglie che si sono notevolmente allargate. Quindi prima di iniziare la lavorazione in tondo, di riprendere la lavorazione in tondo, io vado a prendere, si è svitato il ferro, aspettate, questo è un altro inconveniente, ora non stacco altrimenti avrei 50 pezzetti di video da mettere a posto. Questo purtroppo succede perché questi ferri avranno credo 15 anni, anche di più, quindi man mano che li ho usati si sono un po', hanno perso un po' la tenuta. Ora io mi trovo in questa situazione, quindi con questo ferro dovrò andare a lavorare queste maglie. Prima di andare a lavorare queste maglie, quindi sempre in tondo, mi vado a riprendere una maglia qui all'interno, solitamente si prende qua nel mezzo, quindi io la prendo completamente, prendo 2 lembi in questo modo e li porto qui, ok? Adesso mi riporto in posizione di lavoro, quindi devo andare a lavorare in circolare e devo andare a lavorare queste maglie, quindi questo ferro resta in sospeso, tiro, non andrò a continuare le mie maglie al rovescio sul lato, quindi andrò a lavorare adesso solo al dritto. Ora io ho ripreso 2 cappiolini all'interno qui sul lato, quindi lavoro la mia prima maglia e lavoro assieme i 2 cappiolini, ok? Quindi vado a chiudere quel piccolo forellino che avevo, lavoro il resto delle maglie al diritto e arrivo alla fine dove andrò a fare la stessa cosa. Ora lo vediamo assieme, lavoro tutto e poi riprendiamo sempre 2 cappiolini. Ho terminato di lavorare la prima parte, adesso devo lavorare la seconda parte e vado a fare la stessa cosa per chiudere questo spazio che si è creato durante la lavorazione del tallone. Quindi riprendo sempre 2 cappiolini, li porto sul ferro delle maglie che dovrò andare a lavorare, quindi 1 e 2, mi preparo al lavoro dell'altra metà, eccola qui, questo è il ferro che deve rimanere in sospeso e questo è il ferro con il quale andrò a lavorare. Quindi prendo la prima maglia che io devo andare a lavorare, gli altri 2 cappiolini e li lavoro tutti e 3 assieme al diritto. E così ho fatto il mio primo giro, finendo quest'altra metà, il mio primo giro al dritto, dove sono andata a congiungere nuovamente il lavoro in circolare e ho fatto un giro al diritto. Ora ne vado a fare un altro pieno sempre al diritto e poi iniziamo con la lavorazione del gambaletto. Quindi termino a questo punto. Allora, finita quest'altra metà, io ho fatto un giro pieno al dritto, ok? Ora ne faccio un altro e poi andremo a lavorare il gambale. Allora ho fatto 2 giri pieni al dritto, sempre lavorando in circolare. Adesso devo iniziare il mio lavoro a scacchi. Andrò a lavorare 2 maglie al dritto e 2 maglie al rovescio per 6 giri.
1 2 3 4 5 6. Fatti questi 6 giri di questa specie di cannolè, vedete, sono 2 maglie al dritto e 2 maglie al rovescio. Faccio 6 giri e faccio 2 righe di maglie al dritto per intervallare gli scacchi. Dopodiché scambio. Questo punto è lo stesso punto eseguito nel cappello. Adesso di cui ho lasciato il tutorial settimana scorsa sul canale. Ora lavoriamo 2 maglie al dritto e 2 maglie al rovescio per 6 giri e ci vediamo poi per andare a vedere come scambiare e far venire questa lavorazione. Una precisazione, perché non so se questa cosa ve l'ho detta: finito il tallone si interrompono le 6 maglie qui tutte al rovescio, quindi adesso potete lavorare tutto al dritto. Ovviamente iniziando a lavorare 2 maglie al dritto e 2 maglie al rovescio dovete vedere poi qui come finite, ma comunque l'unico lavoro che c'è da fare adesso è solo questa alternanza di punti. Ho fatto i miei 6 giri di queste 2 maglie al dritto e 2 maglie al rovescio alternate. Dopo aver fatto 6 giri ripetiamo 2 giri di dritto, quindi maglia rasata. A questo punto, quando dobbiamo andare a riprendere l'alternanza, l'andremo a scambiare, per cui dove abbiamo il dritto andremo a fare il rovescio e viceversa. Io ho iniziato con il diritto e adesso vado a fare 2 maglie al rovescio, quindi faccio 1 e 2, dove avevo il dritto, dove avevo il rovescio, quindi faccio il diritto. Il riferimento ovviamente è questa porzione di lavoro, perché noi abbiamo queste 2 righe di maglia al dritto e quindi non ci direbbero il vero, per cui andiamo a vedere, qui avevamo il diritto e adesso facciamo il rovescio e quindi ripetiamo questa alternanza ancora per 6 righe. Dopodiché ripetiamo un'altra volta 2 righe al dritto e andiamo a scambiare nuovamente l'alternanza. Facendo questo avremo questo tipo di lavoro. Io sono andata avanti, ho fatto 1 2 3 4 5 ripetizioni, quindi ad ogni ripetizione si intervalla con 2 giri di righe al dritto, scambiando poi le maglie che abbiamo lavorato in precedenza. Per cui adesso faccio tutta questa parte, dopodiché ci vediamo per il bordino e la chiusura finale che ho fatto con adago, quindi un tubolare doppio, una costa 1 a 1 con la chiusura adago. Ovviamente questo gomitolo io durante la lavorazione del primo calzino l'ho pesato. Quando stavo per arrivare alla metà ho capito che dovevo fermarmi, per cui per questa misura le ripetizioni da fare di questa lavorazione sono 5. Se voi ne fate di più c'è il rischio che poi non vi basti il filato per il secondo calzino. Ovviamente io vi lascerò scritto tutto quello che vi sto dicendo qui. Per un calzino vanno via all'incirca 170 grammi. Il gomitolo è da 400 grammi, quindi basta. Io mi sono tenuto un po' abbondante, non l'ho fatto proprio al limite, quindi non sono arrivata ad esempio a 195 grammi quando stavo lavorando il primo calzino, perché ovviamente mentre lavoravo il primo pesavo quello che mi stava rimanendo, per cui dovremmo avere veramente una rimanenza minima. Vi consiglio di non fare più di 5 ripetizioni se fate questa misura, perché altrimenti rischiereste poi che di non avere più filato a sufficienza, insomma. Per cui io vado avanti con le mie 5 ripetizioni, ci vediamo poi per la chiusura del bordo. Ho finito le mie 5 ripetizioni, chiudo tutto il lavoro, quindi tutto il lavoro degli scacchi con 2 giri al dritto e vado poi a prepararmi per l'elastico, quindi vado a fare 6 giri
di maglia di cannolè, una al dritto e una al rovescio, ok? Quindi qua non ha importanza di far combaciare nulla. Il risultato finale sarà questo, quindi un piccolo bordino chiuso doppio. Vedete, questa ha la chiusura d'ago. Io adesso vi lascio qui nel canale un video dove vi faccio vedere con un filato più grande, più chiaro, in modo più evidente come si va a fare la chiusura d'ago. Qui ve la faccio vedere, diciamo, molto velocemente, senza approfondire. Se volete però chiuderli in maniera tradizionale, lo potete fare. Se volete utilizzare questo metodo, che secondo me è quello che dà proprio un aspetto, una finitura migliore e anche un'elasticità migliore, potete guardare quel video, provare, perché chi non l'ha mai fatto deve avere un po' di dimestichezza, e magari utilizzare lo stesso metodo per la chiusura. Quando andiamo a chiudere un bordo doppio, dobbiamo fare una piccola preparazione, quindi lavorare una maglia e metterne in sospeso un'altra e fare poi nel giro successivo la cosa inversa, perché dobbiamo andare a creare come due piccoli pannellini, uno da una parte e uno dall'altra. Queste maglie poi verranno chiuse ad ago e verranno congiunte dritto con dritto e rovescio con rovescio, quindi avremo questo risultato, come se ci fosse una continuazione del lavoro da questa parte, poi si piega e dall'altra. Ora quello che dobbiamo andare a fare è fare 2 giri di queste maglie messe in sospeso, insomma non lavorate, per poi andare a chiudere ad ago. Io inizio in questo modo, quindi inizio da questa parte perché il filo ce l'ho sempre sull'esterno, passo il dritto senza lavorarlo, e lavoro il rovescio, riporto il filo in posizione dritto, passo il dritto e lavoro il rovescio. Quindi faccio così per tutto il giro. Unica raccomandazione è di non tirare troppo il lavoro, perché potrebbe poi tirare e quindi anche nella chiusura darci problemi. Vado avanti fino alla fine del giro. Questo è il primo giro. Finito il primo giro, inizio il secondo. Se prima ho lasciato in sospeso il dritto, adesso lascio in sospeso il rovescio, quindi vado a lavorare la maglia al dritto che prima ho sospeso. Quindi lavoro il dritto, porto il filo in posizione di rovescio e passo il rovescio con il filo davanti alla maglia. Quindi lavoro il dritto e passo il rovescio, lavoro il dritto e passo il rovescio. Faccio questo per tutto il giro. Terminati tutti e 2 i giri, taglio il filo dal gomitolo, quindi lasciandolo attaccato al mio lavoro. Prendo un ago passafettuccia oppure anche un ago senza la punta, in modo che non andiamo a rovinare il nostro lavoro, e iniziamo con la chiusura tubolare. Quindi io entro qui, andremo a chiudere dritto con dritto. L'ultima maglia che noi abbiamo lavorato, ovvero che abbiamo passato, è la maglia al rovescio, quindi adesso questa maglia che ho al rovescio qui la lascio in sospeso, quest'ultima maglia, perché è la maglia che io non ho lavorato, ok? Quindi la metto su un marcapunto e la lascio in sospeso. Sto uscendo da quest'altra parte da una maglia al dritto, quindi devo andarla a chiudere. Questa la porto sul retro del mio lavoro, devo andarla a chiudere con il mio dritto, quindi passo all'interno della mia maglia in questo modo, quindi da destra verso sinistra, e la lascio cadere dal ferro e tiro il filo. Adesso ho un rovescio, quindi vado a prendere il mio rovescio, passo tra le altre 2 maglie che ho in questo modo e vado a congiungere il rovescio.
prendo la maglia da sinistra verso destra, la maglia al dritto, e vado a chiuderla con la maglia che ho al dritto. Prendo nuovamente il mio rovescio, entro fra le due maglie e vado a prendere di nuovo il rovescio. Prendo la maglia da sinistra verso destra, questa è la maglia al dritto, e prendo l'altro dritto da destra verso sinistra. Ora io capisco che, visto così in piccolo, lavorato in questo modo, non è molto semplice da fare e anche da spiegare per me. Quindi vi lascio un tutorial dove vi faccio vedere la chiusura tubolare. Nel caso in cui per voi fosse non complicato perché è impossibile da fare, ma magari chi lo ha fatto solo una volta o non l'ha mai fatto, può essere un po' antipatico dover gestire delle maglie così piccoline, quindi magari ci vuole un po' di pratica con qualcosa di più grande. Io adesso continuo, chiudo tutto il mio calzino e vi invito comunque poi a visitare il link dove vi porto il calzino, la chiusura in tubolare. Terminato di chiudere, tolgo i marcapunto, li lavo con un detersivo delicato perché comunque sono di lana, non è un filato sintetico. Se abbiamo le sagome dove mettere i calzini ad asciugare ancora meglio, altrimenti li asciughiamo in piano, li teniamo in piano e gli passiamo, io gli passo appena un po' di vapore quando mi assicuro però che sono perfettamente asciutti. E i nostri calzini sono terminati. Io spero che questo tutorial sia stato utile a chi lo ha guardato. So che è molto lungo, ma è spiegato in modo nel dettaglio, quindi ogni passaggio. Lascio qui nell'info box le informazioni sull'acquisto del filato. Quindi io lo prendo da Amazon, questo non vado in un negozio, vi lascio solo le indicazioni qualora voi voleste replicare lo stesso modello, le stesse misure con lo stesso filato. In merito a tutte le istruzioni io vi lascio tutto scritto sul mio blog, trovate tutte le istruzioni. Non posso chiamarlo un vero e proprio pattern perché non c'è lo sviluppo delle taglie, perché molte cose sono, come dico sempre, i miei appunti che vi passo. Ovviamente questi appunti sono coadiuvati poi dal tutorial, per cui dovete seguirli entrambe, quindi seguire le istruzioni che vi do e più guardare alcune cose che magari possono essere spiegate poco bene oppure poco chiaramente proprio nello scritto. Ci vediamo al prossimo tutorial, ciao a tutte!